Buongiorno e benvenuti sul mio canale, sono Uncinetti allo sbaraglio e oggi vi propongo la mia piastrella mimosa, la mia mattonella, scusate, mimosa con il punto popcorn. In genere si fa con le noccioline, ho provato a sperimentare questo modello con il punto popcorn. Così facciamo due cose. Splendida, ho scelto il giallo proprio perché piastrella mimosa e perché siamo vicini alla giornata internazionale della donna. Ne approfitto appunto per fare gli auguri di buona festa a tutte le donne del mondo. Partiamo con il tutorial. Allora, innanzitutto io ho utilizzato il giallo, è in acrilico, molto carina anche per realizzare delle copertine con queste piastrelle. A me è piaciuto tantissimo realizzarlo. Allora ci avviamo con 4 catenelle, 1 2 3 4. Non faccio il cerchio magico perché dobbiamo caricare un bel po' di punti, quindi si rischierebbe di far sfilare poi la lavorazione. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e poi vado a lavorare altre 4 maglie alte, 1 2 3 e 4 per un totale di 5 maglie. Allora, fatte queste, adesso il punto popcorn si deve chiudere. Entro nella terza catenella iniziale, vado ad agganciare il cappietto, chiudo dietro, verso il dietro, chiudo con una catenella, ok? Il primo punto popcorn è realizzato. Vado ad aggiungere 3 catenelle, 1 2 e 3, vado nel cerchietto delle 4 catenelle e faccio un altro punto popcorn costituito sempre da 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5. Una volta terminato questo vado ad agganciarmi di nuovo e richiudo con una catenella. La ripetizione è questa, fanno 3 catenelle e punto popcorn per 4 volte. Ci vediamo alla fine del giro. Date le ultime 3 catenelle, vado a chiudermi nel gancetto di avvio del popcorn, del punto popcorn del giro e chiudo con una maglia bassissima. Adesso vado a costruire 3 punti popcorn per ogni lato. Qui da avvio devo partire con quello centrale, 3 catenelle nel gancetto stesso dove ho lavorato, vado a montare altre 4 maglie alte per poi chiudere. Siamo alla seconda, poi terza, quarta e quinta. Nei primi 2 giri i miei popcorn, io li chiamo così, come si chiude? Vediamolo di nuovo. Entro nella terza, mi aggancio qui, tiro, ho un attimo che con il filato ho avuto un po' di problemi, tiro in questo modo, chiudo il mio popcorn e chiudo con una maglia bassissima. Allora, nei primi 2 giri, scusate, in questo giro in realtà sotto ce n'era un punto per ogni lato. I popcorn, come li chiamo io, sono uno accanto all'altro, semplicemente separati da una catenella. Una l'avevo fatta di chiusura del popcorn, io ne aggiungo un'altra giusto per dare un po' di più di respiro alla lavorazione
vado a montare 5 maglie alte come al solito per i popcorn, 2, opla, 3, 4, 5, poi mi aggancio, eccolo qua, all'inizio delle 5 maglie alte, chiudo con una maglia bassissima, ma chiudo con una catenella alla lavorazione. Dopodiché vado ad aggiungere, mi sembra sono 4, qui controllo un attimo, sì, sono 4, stiamo lavorando questo angolino qui. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Vado sull'altro lato e vado a realizzare il primo punto popcorn della serie di 3, 2, 3, 4 e 5. Poi tiro il filo, prendo, chiudo e mi aggancio con una catenella di sicurezza, ne aggiungo un'altra, vado sul punto popcorn del giro precedente e vado a realizzare un altro punto popcorn. Qui ci va un po' di pazienza perché ho lavorato abbastanza strette le maglie, ci riuscirò, ecco qui, gna. Ecco qui. Allora, prima maglia alta, seconda, terza, quarta e infine quinta. Quarta e infine quinta. Poi vado sempre all'inizio, tiro, catenella di chiusura, un'altra catenella, vado a costruirmi il terzo popcorn, vedete si stanno formando gli angolini, è una piastrella abbastanza bombata e comunque di filato ne prende, però è molto graziosa, io l'ho trovata proprio carina. Si potrebbe magari utilizzare combinata con per fare un lavoro più grande con qualcosa di meno articolato e quindi meno mangiafilo. Siamo arrivati qui, chiudo anche questo popcorn, catenella di sicurezza e facciamo le 4 per girare l'angolo, 3 e 4, poi vado qui, 5 catenelle, 1, 2, 2, 3, 4, 5, mi aggancio qui, chiudo in questo modo, catenella di sicurezza più un'altra per dare respiro alla lavorazione, vado anche qui in quello centrale e continuo. Allora, in pratica adesso vi lascio lavorare. Il secondo giro comunque è costituito da 3 punti popcorn sui lati, suddivisi da 4 catenelle, ok? Ci vediamo quando siamo arrivati a questo punto verso la conclusione del giro. A tra poco. Arrivati alla fine, quasi alla fine, come vedete, ho costruito i miei lati, devo completare quello iniziale. A questo punto ho fatto le mie 4
catenelle angolari, vado accanto al primo popcorn iniziale e vado a montare 5 maglie alte. Allora, generalmente questa piastrella è realizzata con i punti nocciolina. Io ho voluto fare qualcosa di diverso perché a me piace molto, mi piace, cioè la nocciolina non sempre viene bella pacioccosa come piacciono a me, e quindi ho voluto variare, ho variato il modello con l'aggiunta, appunto, la sostituzione delle noccioline con i punti popcorn. Cosa faccio? Una volta terminato mi vado ad agganciare al centro del primo popcorn realizzato, chiudo con una maglia bassissima. Adesso cosa succede? Per dare un pochino più di respiro alla lavorazione vado a sostituire al centro dei popcorn delle maglie alte. In questo caso, essendo iniziali, essendo il punto centrale, metto 3 catenelle. Gli altri popcorn li vado a lavorare tra uno spazio all'altro e ne aggiungo sempre uno da un lato e uno dall'altro, ok? Così andiamo ad allargare la lavorazione. Faccio le mie 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5, ok? Tiro un po' il gancetto. Allora, mi ricordo che le 3 catenelle sostituiscono la maglia alta, quindi vado nel gancetto della prima, 1, 2, 3, 4 e 5. Ricordatevi che questo lavoro si fa dal dietro del punto popcorn. Per fare il punto popcorn devo farlo dietro. Tiro un po', chiudo con una maglia bassissima. Cosa abbiamo detto? Al posto, diciamo, sui popcorn del giro precedente andiamo a realizzare una maglia alta, per dare respiro alla lavorazione, per dare una crescita un po' più ariosa. Se no, cosa succede? Se io vado a lavorare sempre col punto popcorn senza dare un po' di respiro, si accartoccerà la mia lavorazione. Invece con la maglia alta, appunto, si fa crescere i lati e quindi diventerà la lavorazione lineare. I primi 2 giri, proprio perché per la mancanza di queste maglie alte, daranno la sensazione di lavorare in maniera accartocciata. Vedete? Fa un po' la gobbetta verso l'interno, però niente problemi. Dal terzo giro in poi, appunto, con l'aggiunta delle maglie alte tra un popcorn e l'altro, la cosa cambia e quindi la lavorazione prende il verso giusto. Siamo a 3 maglie alte, 4 e 5, ok? Poi mi ricordo che questa è la mia maglia alta, vado nella prima delle 5 e vado a chiudere il mio popcorn in questo modo, ok? E stiamo attenti perché poi nel giro successivo io qui, ve lo faccio vedere bene, qui sulla maglia alta del giro precedente devo andare a costruire il popcorn. Infatti cosa succede? Se voi andate a guardare questi 2 giri, ok, qui si alternano i punti popcorn, cioè qui mi sono fermata, però se avessi voluto andare avanti, cosa succedeva? Che in pratica andavo a fare dei punti popcorn sulla maglia alta, una maglia alta singola su popcorn, maglia alta, scusate, popcorn sulla maglia alta, maglia singola, popcorn, maglia singola, popcorn. In questo modo quindi si alternano proprio fatti così, vedete? Cioè, se nei giri precedenti andavamo a lavorare appunto negli spazi,
Adesso aggiungendo negli spazi appunto tra i popcorn, aggiungendo la maglia alta, si lavorerà sulla maglia alta, ok? E così si ha la crescita della piastrella in modo lineare, non ci sarà più problemi di io dico accartocciamento, cioè nel senso non sembrerà una piastrella con delle diminuzioni. Facciamo insieme questo laterale, quindi sono sull'angolo, devo fare il mio punto popcorn, quindi 2, 3, 4, 5, le mie 5 maglie alte per i popcorn, tiro un po' l'asolina, vado a riagganciarmi nella prima, chiudo e ottengo il mio popcorn, chiudo con una catenella, vado nel gancio qui, l'unica cosa un pochino nella maglia bassissima dove ho chiuso il popcorn precedente, vado a montare una maglia alta e qui ancora popcorn, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi questa è la maglia alta che mi servirà per lavorare sopra. Vado nella prima delle 5, aggancio, chiudo con una maglia bassissima, aggiungo 4, 1, 2, 3 e 4. Vedete che qui siamo già cresciuti? Scusate, qui ho chiuso male, ho chiuso una catenella in me, una maglia in meno. Scusate, 1, 2, 3, ne ho fatte meno, 3, 4 e 5. Vedete che subito si vede. Andiamo a chiudere qui all'inizio, così si chiude meglio. Un attimo, voglio vedere cosa succede nel momento in cui vado a chiudere di là. Ok, ok. Sì, va benissimo. Allora, una di chiusura, poi vado a montare le 4 angolari, quindi 1, 2, 3, 4, vado dall'altro lato e costruisco il mio popcorn e proseguo così per tutto il lavoro, per tutto il giro. Quindi alterno, parto con il laterale con un punto popcorn, scusate, poi maglia alta, punto popcorn, maglia alta. Ci vediamo alla fine del giro. Eccoci qui, ben ritrovati con la piastrella pronta, pronta. Allora, come avete visto, una volta lavorati i nostri giri, più andiamo avanti, più diventerà morbida e stesa la nostra piastrella, quindi i difetti non si vedranno più. Io questo ho utilizzato un uncinetto numero 4, ma secondo me va bene anche più grande, ho fatto proprio la campionatura. Questo è con l'uncinetto 4 e mezzo. Si può andare comunque sempre più avanti, cioè nel momento in cui io, ad esempio qui ho chiuso, nel momento in cui io vado a ricominciare, logicamente cosa faccio? Se io mi aggancio in questo punto sopra, andrò a costruire il primo punto popcorn e poi su i popcorn sottostanti vado a creare che cosa? La mia maglia alta. Come potete vedere in questo modo, a partire dal
dal secondo giro. Nel primo abbiamo fatto un punto popcorn, nel secondo 3 popcorn perché non avevamo messo nessuna maglia alta. Quando noi andiamo a inserire le maglie alte, ogni giro aumenterà di un popcorn, quindi vedete 3, 4. Quando nel momento in cui io farò la stessa cosa, se voglio proseguire, cosa succede? Che un giro si inizierà con la maglia alta, il giro successivo con un popcorn, quindi nei giri successivi si aumenterà sempre di uno in uno, quindi ogni giro avrà un popcorn in più rispetto a quello precedente. Se l'idea vi è piaciuta, mi raccomando, restate, iscrivetevi innanzitutto al canale, regalatemi un like e attivate la campanellina per le prossime idee creative. Buona creatività, buona festa delle donne, un bacione da Uncinetti allo sbaraglio.